È il più straordinario piccolo orologio che abbia mai visto. Via con la sigla. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove farò la mia recensione completa veramente di un piccolo ma grandissimo orologio, e lo dico senza tema di smentita alcuna. Il più grande che abbia mai visto, sicuramente con queste dimensioni di gran lunga. E voi lo sapete che io amo gli orologi piccoli, anche se non mi faccio le gabbie mentali per cui sei troppo grande, cioè a volte prendo anche orologi troppo grandi, ma non c'è dubbio che il piccolo mi piace di più. Ma questo 34 mm di Nomos Club Sport Neomatic Purple è qualcosa di, per me, che sfiora la perfezione. Non credo di aver mai usato questa parola in una recensione, ma qui sfiora la perfezione, forse la coglie pure, perché è veramente difficile andare a trovare dei difetti per me in questo orologio. Innanzitutto ringrazio Nomos che me l'ha mandato. Me l'ha mandato abbastanza in anteprima, perché ancora nei punti vendita non c'è, ma sta arrivando. Voi ricordate la colazione club? Non era cominciata malissimo. Io in realtà, questo è il terzo club che prendo. Allora, intendiamoci, l'orologio che vedrete qui è della Nomos e mi è stato mandato a fini di recensione, quindi io lo rimanderò indietro. Ma ho già ordinato una versione per me, perché è troppo bello, è troppo comodo. Allora, voi lo sapete, Nomos aveva debuttato con una collezione chiamata Club che strizzava l'occhio ai più giovani, soprattutto nella versione Club Campus, infatti c'era questa assonanza con i campus universitari. E quadrante California, calibro alfa, dimensioni contenute però sui 38-39, perché un po' erano quelle le misure che andavano qualche anno fa quando uscì questa collezione. Anse sempre un po' lunghe, incurvate ma un po' lunghe, ed era così. E io ne presi uno con calibro alfa, era molto bello, senza ombra di dubbio. Lo rivendetti e tutto sommato è forse l'unico Nomos che ho rivenduto che non mi è mancato troppo, perché comunque era bello assolutamente, ma non era scoccato l'amore che invece sarebbe nato col tangente Platinum Neomatic, col Tetra che adesso ha Fabrizio Della Ca, Neomatic, con le ore del mondo Zurich. Ma questo Club Sport, perché poi vediamo un po' la piccola storia degli orologi sportivi Nomos. Nomos ci fu un tangente 42 mm Sport con un quadrante e un bracciale bellissimi e con una bella data. Quadrante e bracciali visti dal vero, bellissimi, però 42 mm. Dopodiché loro hanno cominciato a fare i club sport, dopo il club campus, il club sport. Club sport debuttò anzitutto a 41 mm e più o meno ricalcava il tangente 42 sport, più o meno nelle 1000 metri, insomma, o 1000 piedi, non mi ricordo più, forse 1000 piedi. E tutte le caratteristiche di quel tangente sport con un'estetica un po' diversa, un po' meno caratteristica di Nomos e un po' più simile a quella di altri modelli, ma sempre con una gran personalità, soprattutto nel quadrante. Poi c'è stato il Club Sport 37,5 mm, in cui io ho avuto il Polar, quello braccialato, orologio che io definii Everyday Watch perfetto, col calibro interamente di manifattura automatico DV 3001
con scappamento proprietario swing system, con belle e curate finiture, ed era un orologio delizioso. Ecco, della vendita di quello mi sono pentito tantissimo. Perché? Perché aveva comunque un insieme di qualità, fra cui i 200 metri di impermeabilità con i 38 millimetri, ma la corona a pressione. Questo era l'unico elemento che poteva dare un minimo di perplessità. Perché? Perché poi il problema è che se hai una corona a pressione, da un lato hai meno usura sulle guarnizioni della corona, e dall'altro lato però è anche vero che quando è tutto affidato alle guarnizioni, quindi quando lì le guarnizioni invecchiano, l'impermeabilità cala. Se hai una corona a vite, le guarnizioni durano più a lungo, e comunque c'è l'elemento a vite che di per sé dà una garanzia. Poi cosa hanno fatto? Hanno fatto una versione da 39 mm, quindi da 37,5, 39. Io la 39 dal vero non credo di averla mai vista, ma non la desidero neanche vedere, perché per me il 38, 37,5 era già un po' grande. Poi hanno annunciato questa serie 34 mm, uno con il quadrante gold, che sembra champagne poi, e rifinito con una finitura a raggi di sole. Poi un altro purple, che è il colore che sembra più serio, come dice la stessa Nomo, cioè un po' più adatto anche a occasioni più formali rispetto poi al terzo colore, che mi scuserete non mi viene in mente, andatelo a cercare. È un colore, vabbè, non mi viene in mente, quindi inutile che cerchi di indovinarlo, perché tanto vabbè, è colore rosa, chiedo scusa, è un rosa comunque particolare, ma l'ho visto solo in foto, quindi non so dirlo. E poi c'è questo purple, braccialato. Attenzione, cioè riassumiamo questo orologio. Questo orologio ha 34 mm di diametro, 8,2 mm di spessore, pur avendo un calibro automatico, il solito DUV 3001, con rotore centrale, quindi 34 mm, 8,2 di spessore, non so se mi spiego, corona vite, 200 metri di water resistant, 85 grammi con bracciale, tutti in acciaio, per 200 metri di water resistant, con corona vite 34 mm per 8,2. Adesso direte, ma questo è pazzo, li ripete questi numeri. No, perché sono numeri che lo rendono unico per quello che mi riguarda, cioè non esiste altro in commercio così. E ora lo andiamo a vedere. Eccolo qui. È un colore viola che è molto diverso da come appare in foto. È anche questo rifinito a raggi di sole, quindi poi evidenzia questi raggi più chiari, che poi però delimitano anche delle zone più scure. Quindi è un orologio che sa essere scuro per occasioni formali, ma al tempo stesso ha queste sfumature purple che sono ancora più belle di quelle ad esempio del Naga. Il Naga è bicolore, il Naga tira più sul viola blu, questo invece è viola nero quasi, ma vi assicuro che è uno splendore, anche perché la cosa estremamente bella è che ha questo quadrante una definizione clamorosa, cioè nel senso che si legge per il contrasto con le sfere, con gli indici pieni di luminova, che peraltro si illuminano ottimamente, cioè si legge veramente, 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 veramente bene in ogni condizione. Ha un livello di finitura e di definizione che sono tra i meglio che abbia mai visto in questa categoria di prezzo. Il bracciale è in piccolo, più piccolo, quello che avevamo trovato sul 37,5 mm, ma non so, sembra quasi che sia meglio rifinito per certi aspetti. Guardate, l'orologio è veramente piccolo, perché guardate il mio dito, il pollice, che è un po' grandino, io ho delle mani con le dita piuttosto grandi, ma vi assicuro che l'orologio è veramente piccolo come quadrante. Però poi è tutto quadrante, perché vedete che la lunetta come sempre è minima.
E poi ha queste anse che sono, è tutto lucido, vedete, ha queste anse che sono ricurve e un po' lunghe e hanno quindi questa parte che è un po' diciamo così massiccia, che riempiono perfettamente il mio polso da 16,5, perfettamente. Al mio polso non sembra per niente un orologio grande, nel modo più assoluto. Voglio farvelo vedere anche con differenti ottiche. Vediamo qui se si riesce ad ottenere ulteriore ingrandimento, poi ci sono però i riflessi, quindi non va molto bene, però ve lo faccio vedere così, vedete, è veramente fantastico. E questo bracciale con la maglia tutto satinato ai lati, con la maglia lucida centrale, è anch'esso, scusate non l'ho pulito, ma è lo stesso un gran bracciale. È leggerissimo, è finissimo, adesso ve lo faccio vedere nella sua consistenza, eccolo qui, è un bracciale molto fine, ma robusto, ben fatto. E qui abbiamo anche lo sgancio rapido. Peraltro, a proposito del fondello, volevo farvelo vedere bene perché merita. Vediamo, mettiamolo un po' così e ingrandiamo l'immagine, però ecco esce dall'inquadratura, ce la farò, penso, senza dover smontare il bracciale. Ecco, il calibro, il DUV 3001, qui trova il suo apogeo, fondello a vite e come vedete tutte le solite finiture di Nomos. Adesso riduco un po' l'ingrandimento perché mi sembra che, esatto, sia un po', perda un po' troppo di dettaglio, e fondello avvitato minimo perché naturalmente è tutto. Questo orologio con 250 euro in meno si può prenderlo anche con fondello chiuso, ma il piacere di vedere questo calibro con lo swing system e con queste finiture côte de glashut, direi, viti azzurrate interamente, quindi non quelle in cui si vede il bianco in mezzo dell'acciaio, ecco. Questo è un orologio, volevo farvi vedere il ponte moderno del bilanciere, ecco, un po' lo vedete, un po' almeno, e provo a ingrandire di nuovo, ci vuole pazienza, con i miei mezzi limitati non riesco a fare tantissimo, ma qualcosa si fa. Eccolo qui, vedete il bilanciere avvitato da entrambi i lati e lo sgancio rapido, che è un'altra di quelle cose di cui non saprei fare a meno. Ecco, peccato solo qui i pin si possono aggiustare solo in 3 posizioni. Ancora mancano della micro regolazione, ma vedrete che alla fine arriveremo al punto in cui ci sarà pure quella. È un orologio veramente fantastico. Io ve lo voglio far vedere al mio polso, che sono sempre immagini che non mi riescono molto bene purtroppo, ma vorrei riuscire a farvelo vedere, però più piccolo, così sembra quasi un orologio grosso. Ecco, dimensione 1, quindi non ingrandita. Ecco, questo è come appare l'orologio al polso. Non sembra proprio piccolo, ed è d'un bello che dal vero che lascia veramente, ma veramente senza parole. Ora, già che ci siamo, lo avete un po' già visto in trasparenza, vediamo anche la confezione, che come da abitudine tedesca è un esemplare ovviamente con garanzia non timbrata perché è da rendere. C'è la card con la garanzia, c'è il solito panno Nomos molto gradevole, questa custodia sembra di vera pelle e probabilmente lo è pure, è da viaggio, adattissima, molto piccola, con finalmente un panno grande in modo tale che così
riesce anche a sopportare regolazioni ampie o regolazioni ridotte del bracciale. Qui ho messo le maglie che ho dovuto togliere per metterlo alla mia misura con i perni, perché questo bracciale, per quello che riesco a vedere io, ha i perni, ma a questo livello di prezzo i perni ci possono stare senza problemi, anche se ci sono dei concorrenti che li hanno a vite. Poi c'è la dotazione diciamo così, della prova, della recensione di Glashütte, che è sempre questo bel libro che danno anche ai clienti, questo bel paio di guanti e poi nient'altro, questa confezione molto elaborata. Voglio vedere se nel renderlo a Glashütte riuscirò a rispettare tutta la sofisticata confezione. Finora non mi è mai riuscito. Ecco, è vero, uno potrebbe dire, ci sono degli orologi, per esempio di produzione anche italiana o italo-cinese, che hanno delle confezioni più sontuose, magari in legno, già con prezzi minori. Questo è vero, ma vorrei dirvi che io ho anche esperienza, mi dispiace di non averla preparata. La confezione, per esempio, non solo del mio Datograph, ma anche del mio Double Split, vi assicuro che ha lo stesso tipo di carta di rivestimento di questa cartoncino solido di buona qualità, è solo leggermente più grande ed è un po' più bello perché oltre alla pelle della confezione c'è anche un'anima in legno, ma è piccola, pratica, poco spazio, e vi assicuro che quando si hanno tanti orologi con confezioni enormi, qualcuno ve l'ho fatto vedere su questo video con delle confezioni pazzesche, vi assicuro che anche le piccole dimensioni da viaggio si apprezzano in un orologio che è un daily watch veramente perfetto da ogni punto di vista. Cosa volevo dirvi? Volevo farvi vedere, ecco, un aspetto che non è mai il punto più forte di Nomos, cioè le incisioni, che sono ovviamente laser, non sono come quelle di altri orologi, però io vedo un miglioramento, soprattutto in quelle del fondello, che cominciano ad essere un po' più profonde. A parte che il calibro DUV 3001 si è arricchito anche di una scritta alla periferia del fondello, cioè nel lato più del rotore, volevo dire, che credo dica che sia fatto in Germania e non avevamo dubbi, ma appunto le incisioni, ecco, non sono mai il punto forte. Anche l'incisione di questa corona vite, peraltro ottima nell'azionamento, non è certamente il punto meglio realizzato. Tra l'altro, come su altri orologi, c'è la tacca rossa che indica quando la corona è svitata, giusto per non dimenticarla aperta. Leggero, pratico, lo vedi quando hai voglia di vederlo, ma l'ora la leggi sempre da Dio, sottile, robusto, 200 metri. Io dico, cosa si vuole di più? Calibro automatico di manifattura sottile 3,2 mm con rotore centrale, cassa da 8,2 mm, 34 mm di diametro e corona a vite, fondello avvitato, un grande orologio. Secondo me veramente un piccolo grande orologio, il miglior orologio piccolo che abbia mai avuto, senza alcuna ombra di dubbio e di smentita. Poi esteticamente non sarà la cosa più originale, ma il quadrante con quel colore, con quella grafica, ha veramente una sua forte personalità. Quindi ora direi di passare alle... Torniamo un po' in presa diretta per le conclusioni, alzo un po' più alto la fotocamera. Allora, ma io cosa vi devo dire di questo orologio, se non che è uno splendore, che faccio fatica a trovare dei difetti, che abbiamo un calibro impensabile per un orologio di questo livello di prezzo, realmente di manifattura dalla A alla Z. È un orologio che è comodissimo, è leggero, inutile che vi ripeta tutte le caratteristiche che ho già ripetuto più volte.
se proprio uno volesse trovargli, ma proprio a forza, perché lo vuole a tutti i costi, un difetto potrebbe essere che qualche incisione al laser è un po' leggera, tipo quella della corona, che la mia vista non consente più di leggere, ma forse perché io sono anche, ho già la vista piuttosto danneggiata, e questo è sicuro. Ma ci devo andare col lentino per leggere. Ma che importanza ha? Non ha alla fine molta importanza. È veramente l'Everyday Watch per me per eccellenza. Può benissimo essere elegante, non arrivo a dire che è un dress watch, perché ha 3 sfere invece che 2, anche se sono piccoli secondi, e perché comunque è braccialato, poi uno con quello sgancio rapido ci può montare anche dei cinturini, ma col cinturino diventa veramente un dress watch questo. Ed è pazzesco, meccanicamente, tecnicamente una cassa così piccola con corona vite, con quell'impermeabilità è semplicemente pazzesco. Non è una serie limitata, adesso è in 3 colori, 2.700 € con fondello a vista, 2.400 rotti con fondello chiuso. Vi consiglio il fondello a vista anche se costa, perché comunque quel calibro è uno spettacolo. Io guardate, appena l'ho aperto ho detto: "Ma è piccolo", ho detto: "È piccolo", poi me lo sono messo al polso. Dopo 2 ore avevo già deciso di comprarlo. Ecco, cioè, questo è stato il livello. C'è tenuto al polso, constatato che non si sente, che ha tutte queste caratteristiche, ha questa bellezza. Tra l'altro è piaciuto anche molto a un mio amico che è possessore di un Aoi Atlantic, sempre con corona vite, quello azzurro chiaro, e lui dice: "Ecco, se al tempo in cui io ho preso la Oi Atlantica avessi visto questo, avrei preso questo". Lui ha il polso peraltro più grande del mio. Ecco, quindi Nomos deve fare solo attenzione a una cosa: non pensare che sia un orologio solo femminile. E quindi dotarlo, allora, questo purple già così scuro è comunque un colore maschile, e a parte il rosa che lo rende più femminile, anche l'altro colore gold è comunque champagne, è comunque un colore maschile. Però io fossi il Nomos allargherei appena possibile la paletta dei colori, perché sono sicurissimo che questo orologio, se visto e provato, venderà un sacco anche per i polsi maschili. Bene, con questo detto tutto, non prima di aver ringraziato tantissimo Nomos per questa prova che mi ha stupito al di là di ogni limite, cioè pensavo di poterne parlar bene, ma non così tanto, sono onesto, li ringrazio tantissimo, la loro è una disponibilità che dice anche molto della casa. Grazie, 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 e al prossimo Nomos, perché tanto, come dire, un Nomos tira l'altro, cioè non è che poi... Certo, questo qui è un bel colpo, questo qui è qualcosa di veramente, oserei dire, nel suo minimalismo spettacolare, ok? E ecco, ultima notazione. Questi club sport, qualcuno ha osservato, ma hanno uno stile un po' meno Nomos, perché no, c'è il bracciale fatto così, il quadrante, le sfere sono un po' meno Bauhaus, a parte che rimane molto Bauhaus, forse un po' meno, ma attenzione, torna la caratteristica Nomos proprio per le dimensioni. Io ricordo, Nomos ho cominciato ad apprezzarla da distante, quando vidi nel 2010-2011 che facevano orologi da uomo a 33 mm, quando andavano i padelloni. Io lì ho pensato, questi sono dei grandi, questi fanno tutto diversamente da tutti gli altri. Questi sono gli unici che fanno le serie speciali che costano meno delle serie normali, pur avendo cose in più. Non c'è nessuno altro che faccia così. La casa ha saputo evolversi confermando tutti questi ottimi tratti. Grazie Nomos di esistere, grazie per l'amicizia di farmi provare per il canale degli orologi, e questo qui fra un paio, 2 o 3 giorni andrà via, ma proprio fra 2 o 3 giorni ci sarà già
il mio esemplare. Grazie e al prossimo video. Ciao!